Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un prodotto abbastanza conosciuto, la spazzola rotante di Dyson, nello specifico la Dyson V8, l'aspirapolvere a batteria. Niente, il problema di questa spazzola è che di tanto in tanto, essendo motorizzata, va ripulita dall'intasamento della parte aspirante, quindi dal canale di aspirazione, è liberata dai capelli tutti i meccanismi rotanti come la spazzola e pulita praticamente la superficie di contatto. Questa era ridotta in condizioni pessime, era un po' di tempo che non la smontavo, quindi mea culpa. Però così facendo, una volta ogni 3 mesi, o perlomeno quando vedete che è intasata la parte aspirante, quindi è necessario fare questo intervento. Per fare questo ci servono pochi attrezzi, ovviamente: un taglierino, una chiave Torx, una T15, un'altra chiave Torx, una T08, un pennellino a setola rigida con un puntale in plastica, e questo l'ho rubato a mia moglie, e una monetina. Con questi 5 attrezzi noi andremo a smontare senza fare danni, pulire, lavare, rimontare senza rompere nulla, ovviamente, come vedrete dal tutorial, e renderlo di nuovo efficiente al 100%. Quindi niente, bando alle ciance, buona visione e ci vediamo alla prossima. Ciao. Una raccomandazione: prestate molta attenzione allo smontaggio delle viti, perché ci sono delle viti corte e viti lunghe, quindi o vi aiutate con una ripresa, con qualche foto, così da evitare, quando andiamo a rimontare, di non trovare il posto giusto per la vite corta o la vite lunga. Quindi fate molta attenzione a questo passaggio e così vi troverete meglio.
Un consiglio per il lavaggio: utilizzate un semplice sgrassatore, ovviamente non usate solventi, non usate benzina, diluenti e quant'altro. Un po' di alcol per disinfettare, ma quello è relativo, quindi un buono sgrassante vi porta a buoni risultati. Ovviamente dopo che abbiamo lavato tutto pulito, asciughiamo per bene anche i contatti elettrici, quelli che vanno praticamente a innestare la parte elettrica con la spazzola.